Riuscirò a farvi innamorare di quest'altro progetto super semplice? Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto semplice, facile, veloce, perfetto sia per principianti che per esperti, quindi non avete scuse. E si tratta della borsa Zanzibar, ovvero questo modello di cui mi sono innamorata. Semplicissimo ma allo stesso tempo particolare, ho giocato con i colori, ho giocato con i punti, ma punti base, proprio per questo vi dicevo che è perfetto anche per i principianti. Questo è l'effetto del punto da vicino, sono semplicissime maglie alte e per realizzare questo progetto ho utilizzato la fettuccia Brillé di Hobby Perline, questa fettuccia ultra leggera in organza, veramente brillante. Io ho scelto la colorazione marrone e azzurro, ma sul sito come sempre trovate tantissime colorazioni. La forma della borsa è data principalmente dal tipo di chiusura che ho utilizzato, ovvero ho semplicemente messo dei moschettoni sui laterali che vanno a chiudersi verso l'interno e danno forma alla borsa. Per quanto riguarda i manici ho messo dei manici tondi in bambù, ma se non vi piacciono i manici in bambù potete tranquillamente mettere quelli in metallo o un'altra tipologia di manici. Non l'ho foderata come sempre, ma sul mio canale trovate un tutorial dedicato proprio alla fodera per principianti. Vi ho fatto vedere il metodo che utilizzo io, ve lo lascio come sempre nel box informazioni o nella i qui in alto su uno di questi due lati. Comunque, se volete realizzare la borsa come la mia trovate il kit materiali completo sul sito di Hobby Perline, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. E se può esservi utile trovate schema scritto e versione per mancini sul mio blog katedmade.com. A questo punto non ci dilunghiamo più di tanto perché vi ho spiegato come sempre tutto durante il tutorial. Vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto super facile e veloce e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo la fettuccia Brillé, il quantitativo preciso in gomitoli e grammi lo troverete indicato qui in alto sullo schermo. Io utilizzerò comunque due colorazioni. Base ovale 30x10, coppia di manici in bambù tondi da 16 cm, due moschettoni con passante. Utilizzerò l'uncinetto numero 4 per la lavorazione sulla base, uncinetto numero 6 o uncinetto numero 7 per il corpo borsa. Io sono partita con il 6 ma poi ho ultimato con il 7 per tenere la lavorazione più morbida. Marca punti Ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla base, ovviamente partirò con il filato marrone, quindi in tinta con la mia base. Parto con il cappietto iniziale e lascio come sempre la codina finale un po' più lunga che mi occorrerà per chiudere il giro in maniera invisibile. Andremo ad utilizzare l'uncinetto numero 4 per lavorare all'interno dei fori della base per poi passare ad un uncinetto più adatto al filato. Quindi mi faccio il cappietto in questo modo e partiamo come sempre dal lato più corto e dal foro centrale. Mi inserisco quindi in questo foro qui, prendo il filo, lo porto all'esterno e faccio una catenella. Questa sostituisce la prima maglia bassa del giro. Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare nel foro d'angolo che si trova vicino al piedino, nel mio caso. Comunque regolatevi sempre con la parte più stondata della base. La parte più stondata corrisponde all'angolo, quindi noi andiamo a prendere un foro che si trova su questa zona. È indifferente quale, l'importante è che comunque ci sia un aumento per ogni angolo. Quindi procedo, punto l'uncinetto nel foro successivo e lavoro una maglia bassa, tiro sul filo in modo da non stringere troppo il lavoro dato che stiamo utilizzando un uncinetto piccolino. Mi inserisco nel foro successivo, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Foro successivo mi inserisco, prendo il filo e faccio una maglia bassa ed ora mi ritrovo nell'angolo dove andrò a fare l'aumento. In questo foro vado a lavorare 2 maglie basse, quindi una, mi inserisco nello stesso foro e lavoro
la seconda maglia bassa. In questo modo avremo fatto l'aumento e il lavoro girerà perfettamente senza tirare. A questo punto procedo lavorando una maglia bassa per ogni foro fino ad arrivare al prossimo angolo, quindi più o meno in questa zona qui, vedete? Dove c'è proprio l'angolo, si vede. Andiamo a fare l'aumento, quindi lo stesso procedimento che abbiamo fatto ora, ovvero 2 maglie basse nello stesso foro, lo ripeteremo anche in questo angolo, ma anche negli altri 2 angoli, quindi poi facciamo l'aumento qui, una maglia bassa in ogni punto, prossimo angolo aumento, una maglia bassa per ogni punto, aumento nell'angolo e poi andiamo a terminare il giro facendo una maglia bassa nei fori restanti. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Bene, ho terminato il mio giro, devo lavorare l'ultimo foro e per lavorare l'ultimo foro dobbiamo fare questo procedimento. Inseriamo l'uncinetto nell'ultimo foro, prendiamo il filo collegato al gomitolo e lo tiriamo fuori, ma andiamo a chiudere con la codina iniziale, quella che abbiamo lasciato più lunga. Prendiamo quindi questo filo, chiudiamo il punto e ce lo portiamo fuori in questo modo. A questo punto andiamo a chiudere con asola di chiusura, quindi ci inseriamo in questa asolina qui. Qui abbiamo la catenella che funge da prima maglia bassa, non dobbiamo inserirci in questa, bensì in quella orizzontale che vediamo, questa qui, vedete? Ci inseriamo, tiriamo un po' il filo e ci andiamo ad inserire poi al centro della catenella della maglia precedente, quindi l'ultima che abbiamo lavorato. Ci inseriamo in questo modo e chiudiamo. Avremo ricreato la catenella al di sopra del punto. A questo punto andiamo a bloccare e nascondere il filo attraverso le maglie. A questo punto riprenderemo normalmente la lavorazione con il filo collegato al gomitolo, non avremo tagliato nulla. Cambiamo l'uncinetto e passiamo a quello più adatto al filato. Andrò ad utilizzare l'uncinetto numero 6, mi inserisco nella metà catenella che si trova in corrispondenza del filo, quindi mi inserisco in questo modo qui, non vado a prendere tutta la maglia bensì solo metà catenella. In questo modo prendo il filo e faccio una catenella. Questa come sempre mi funge da prima maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto. Vorrei fare degli aumenti negli angoli, quindi un ulteriore aumento per ogni angolo. È indifferente quale punto sia, quindi vi basta semplicemente regolarvi con l'aumento sottostante e rifarete l'aumento o nel primo punto o nel secondo punto dell'aumento sottostante. Tutto qui, non dobbiamo fare nessun calcolo particolare. Se preferite potete mettervi dei marcapunti per segnarvi il punto se siete alle prime armi, quindi io semplicemente faccio una maglia bassa in costa retro in ogni punto e poi quando mi trovo nell'angolo, quindi più o meno qui, ecco, io lo sto facendo nel secondo punto dell'aumento sottostante, mi inserisco sempre nella metà catenella e in questo punto vado a lavorare l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, in questo modo. Poi procedo lavorando una maglia bassa in costa in ogni punto. Quando arrivo all'aumento successivo lavoro un aumento in uno di questi 2 punti, un solo aumento, poi procedo una maglia bassa in costa retro in ogni punto, aumento nel prossimo angolo, una maglia bassa in ogni punto, aumento nell'ultimo angolo e poi vado ad ultimare il giro normalmente. Quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto,
e farò l'aumento nei 4 angoli. Dunque ho terminato il mio giro, ho di base 64 punti che sono perfetti per la lavorazione che andrò a fare per il corpo borsa. È un punto fantasia e in quel caso mi occorrono punti multiplo di 4. Nel caso avete apportato delle modifiche alla base, vi consiglio di contare i punti e vedere se sono multiplo di 4. Nel caso vi manca 1-2 punti, vi basta distribuire qualche aumento in più. Io credo che al massimo possono mancarvi 2 punti, quindi potete fare un aumento al centro del lato più corto, sia sul lato che sull'altro, e risolvete. Quindi a questo punto io devo chiudere il giro, lo farò con chiusura invisibile, quindi alzo l'asola. Qui ho la catenella che funge da prima maglia bassa. Ora voi non riuscite a vederla per la colorazione scura del filato, però questa è la catenella, vedete? E qui abbiamo il punto orizzontale. Ci inseriamo in questo punto dall'interno verso l'esterno, prendiamo il filo, ce lo portiamo all'interno e poi ci andiamo ad inserire alla base di quest'asola, vedete? All'interno dell'asola tiriamo il filo per chiudere il punto e facciamo una catenella. A questo punto saremo ripartiti con un nuovo giro, avremo chiuso in maniera invisibile. Se preferite potete chiudere tranquillamente a maglia bassissima. Se utilizzate questo filato si noterà poco il punto di chiusura perché vedete che è molto particolare. Quindi a questo punto parto con il mio punto di lavorazione, che sarà un punto fantasia. Come avrete visto all'inizio del video sono tutte strisce verticali bicolore. Quindi ho fatto una catenella, ne faccio altre 2. Queste 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, lavoro una maglia alta anche nel punto successivo. Facciamo poi 3 catenelle, 1, 2 e 3. Saltiamo 2 punti, 1, 2, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta in questo punto, quindi nel punto successivo alle 2 saltate, ed una maglia alta nel punto successivo, in questo modo. Poi di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Saltiamo di nuovo 1, 2, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta in questo punto ed una maglia alta nel punto successivo. Andremo a ripetere questo procedimento per tutto il giro, quindi lavoreremo 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2 e 3, saltiamo 2 punti di base, 1, 2, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta ed una maglia alta nel successivo. Procediamo in questo modo, terminiamo il giro e ci rivediamo al termine. Vi consiglio comunque di non stringere molto i punti, ma di lasciare una lavorazione molto morbida. Terminato il giro termineremo con le 3 catenelle, vado ad inserirmi poi nella terza catenella delle 3 iniziali, contiamo 1, 2 e 3, ci inseriamo e facciamo una maglia bassissima. Facciamo una maglia bassissima anche nel punto successivo, ma andiamo a fare il cambio colore in questo punto, quindi vado a chiudere il punto bassissimo con il secondo colore. Mi prendo quindi l'altra fettuccia, prendo il filo e chiudo il punto in questo modo. Lascio il filato marrone che al momento non mi serve più, lo riprenderò nel giro successivo e procedo con l'azzurro. Quindi cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia alta esattamente nei
punti che abbiamo lasciato liberi. Quindi ho caricato il filo sull'uncinetto, vado ad inserirmi in questo punto, quindi avvolgerò sia le catenelle che il punto in questo modo e lavoro una maglia alta. Faccio la maglia alta anche nel punto successivo perché ne abbiamo saltati due, quindi mi inserisco e lavoro la maglia alta anche in questo punto, in questo modo. Poi 3 catenelle, 1, 2 e 3, quindi il procedimento resta quello. Saltiamo le 2 maglie alte sottostanti e andiamo a ripetere il procedimento sulle maglie libere, quindi andiamo a lavorare una maglia alta nella prima maglia libera sottostante, avvolgendo sempre le catenelle, ed una maglia alta nel punto successivo. In questo modo faccio le 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto sempre le 2 maglie alte e vado a lavorare una maglia alta nei 2 punti successivi, quelli liberi. Mi inserisco e faccio una maglia alta ed una maglia alta nel punto successivo. In questo modo, quindi questo sarà l'effetto, andremo a creare delle righe verticali suddivise in 2 colori. Quindi procediamo sempre nello stesso modo, 3 catenelle che si vanno a posizionare esattamente sulle 2 maglie alte sottostanti e poi andiamo a lavorare una maglia alta nei 2 punti liberi. Procederemo in questo modo per tutto il giro e ci rivedremo al termine. Vi consiglio sempre di mantenere la lavorazione morbida oppure di passare ad un uncinetto più grande, quindi 6,5, 7. Terminato il giro, ovviamente con le 3 catenelle, andiamo a chiudere questo giro esattamente nel primo punto alto azzurro che abbiamo lavorato, quindi ci inseriamo qui, facciamo una maglia bassissima, ci inseriamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare la maglia bassissima con il marrone, quindi andiamo a riprendere il colore di base in questo modo. E poi, come abbiamo fatto prima, riprendiamo la lavorazione con la maglia alta esattamente nei 2 punti liberi che abbiamo qui in basso, quindi ci inseriamo nel primo punto, qui, avvolgiamo ovviamente le catenelle azzurre e facciamo una maglia alta. Maglia alta anche nel punto successivo libero. Poi abbiamo le 2 maglie alte, al di sopra facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e passiamo ai 2 punti liberi successivi. Quindi ci inseriamo nel primo e lavoriamo una maglia alta, ci inseriamo nel secondo e lavoriamo una maglia alta. In questo modo vedete che vengono belle incolonnate. Facciamo poi 3 catenelle, 1, 2 e 3 e ripetiamo sempre lo stesso identico procedimento molto semplice. Quindi procederemo in questo modo per tutto il giro, ma anche per i giri successivi, alternando i colori ad ogni giro. La chiusura resta sempre la stessa, quindi quella che vi ho fatto vedere ora in questo giro. Ce la porteremo per tutto il corpo borsa. Qui in alto vi lascerò indicato il numero di giri totali. Questo numero di giri parte dal primo giro di maglia alta, quindi non da quello di maglia bassa ma da quello di maglia alta, fino all'ultimo, insieme alla misura in centimetri che è l'altezza totale. Quindi se non vi trovate con i giri, seguite la misura in centimetri. Detto questo, continuiamo
la lavorazione del nostro corpo borsa e ci rivedremo al termine. Bene, ho lavorato tutti i miei giri, manca l'ultimo che faremo insieme. Ho lavorato 9 giri totali nel frattempo e ho raggiunto un'altezza di 25 centimetri. Ovviamente se volete una borsa più alta aumenterete semplicemente il totale di giri. Nel frattempo ho anche cambiato uncinetto e sono arrivata all'uncinetto numero 7. Io ero partita con il 6, però nel mentre ho deciso di ammorbidire un po' la lavorazione e ho lavorato il tutto con l'uncinetto numero 7. Quindi dobbiamo lavorare l'ultimo giro che lavoreremo in modo molto simile. Ho chiuso il giro con maglia bassissima, mi sono portata con una maglia bassissima fino alle catenelle ed ora devo procedere con il cambio colore. Quindi faccio una catenella con il colore di base, che nel mio caso è marrone, faccio le 2 maglie alte sopra le 2 maglie alte libere, avvolgendo anche le catenelle in questo modo. E a differenza dei giri precedenti dove abbiamo fatto le catenelle sulle maglie alte del secondo colore, in questo caso, siccome dobbiamo ultimare il nostro lavoro, andremo a lavorare la maglia bassa sulle 2 maglie alte sottostanti del secondo colore. Quindi mi inserisco nella prima maglia alta e lavoro una maglia bassa, mi inserisco nella seconda maglia alta e lavoro un'altra maglia bassa in questo modo. Qui sappiamo che dobbiamo andare a lavorare le maglie alte esattamente sulle maglie alte sottostanti, avvolgendo anche le catenelle. E poi di nuovo abbiamo le 2 maglie alte del secondo colore dove al di sopra ci lavoreremo una maglia bassa, quindi una su questa qui e una sulla seconda, e procederemo in questo modo fino ad ultimare tutto il giro. Dunque, siccome ho pensato di far chiudere i lati verso l'interno, ho deciso di applicare nel mentre che lavoro quest'ultimo giro i moschettoni. Quindi, siccome qui mi ritrovo sul lato frontale retro, comunque non mi ritrovo nel lato e posso ultimare il giro poi fissando anche il moschettone, da questo lato vi faccio vedere come fare. Ovviamente dobbiamo trovare i lati precisi e farlo è veramente semplice perché ci basta piegare perfettamente la nostra borsa e capire dov'è la piegatura. Ci mettiamo un marcapunti per segnarci il punto dove dobbiamo fissare il moschettone. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato e una volta definita la posizione procediamo. Quindi in questo caso devo farlo esattamente nel momento in cui vado a lavorare le maglie basse. Quindi qui ho i 2 punti alti su cui devo fare la maglia bassa. Cosa faccio? Prendo il moschettone, lo avvicino qui al bordo, mi inserisco nel punto dove devo lavorare la maglia bassa, ma mi inserisco anche nel passante del moschettone e lavoro una maglia bassa. Molto semplicemente faccio lo stesso anche dove ho messo il marcapunti. Mi inserisco nel punto e nel passante del moschettone e faccio una maglia bassa. In questo modo avrò fissato in modo semplice e veloce il moschettone, posso procedere con la lavorazione e ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Quindi dove abbiamo messo il marcapunti io qui devo fare le maglie alte, poi comunque calcolando che questa è la fine del giro mi fermo prima, così vi faccio vedere anche su questo lato come fissarlo. Bene, sono arrivata al marcapunti, ho lavorato una maglia bassa perché
fisserò il moschettone esattamente su una maglia bassa e una maglia alta. Quindi ora mi inserisco in questo punto, prendo il moschettone, mi inserisco nel passante, lavoro la maglia bassa, poi tolgo il marcapunti, carico il filo, mi inserisco nel punto sottostante, quindi nella maglia alta, prendo il filo in questo modo, vado ad inserirmi nel passante, prendo il filo e vado a fare la semplice maglia alta. In questo modo avrò fissato il secondo moschettone, lavoro anche la seconda maglia alta e vado ad ultimare il mio giro con le 2 maglie basse. In questo modo avremo terminato il giro, incorporato i moschettoni per chiudere i laterali verso l'interno, che fungeranno anche da chiusura della borsa, ed ora vado a lavorare un ultimissimo giro a punto bassissimo in costa retro. Quindi mi inserisco nel primo punto qui, prendendo solo la metà catenella retro, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Qui metto un marcapunti perché questo è il primo punto del giro. Procedo lavorando una maglia bassissima in costa retro in ogni punto, quindi vedete, prendendo solo la metà catenella. Faccio questo per tutto il giro. Terminato il giro, qui abbiamo il marcapunti, quindi il primo punto del giro, qui abbiamo l'ultimo punto del giro e qui il penultimo. Io mi sono fermata nel penultimo, non lavoro l'ultimo perché il punto sarà sostituito dall'asola di chiusura, quindi ora possiamo tagliare il filo e andare a chiudere definitivamente il nostro corpo borsa. Quindi ci inseriamo proprio dove abbiamo messo il marcapunti, in questo modo, e rientriamo nell'ultimo punto lavorato proprio al centro. Ecco qui che avremo chiuso in maniera invisibile. Possiamo togliere il marcapunti e andare a bloccare il filo attraverso le maglie all'interno del lavoro. Bene, questa sarà la borsa. A questo punto non ci resta che applicare il manico. Per farlo dobbiamo innanzitutto andare a chiudere i nostri laterali, quindi prendiamo i 2 moschettoni, li chiudiamo in questo modo e vedrete che la borsa prenderà forma da sola, e dovremo andare a calcolare proprio la misura che ci resta dritta, quindi in base anche a quanto alto vogliamo posizionare il manico noi andremo a lavorare delle maglie basse lungo il bordo, quindi se volete posizionarlo in questo modo dovrete coprire tutto questo lato. Stessa cosa se volete applicarlo più alto, coprirete solo questa parte. Quindi mi prendo il mio manico, il filato più scuro, nel mio caso è quello dominante, quindi il marrone, stesso uncinetto, quindi il 7, mi inserisco con l'uncinetto all'interno del manico, prendo il filo e lo porto all'esterno. Devo andare a lavorare delle maglie basse attorno al manico, blocco la codina e faccio la prima catenella. Questa non sostituisce la prima maglia bassa, mi serve solo come aggancio, ed ora procedo lavorando delle maglie basse attorno al mio manico. Io ne farò 15.
lavorate tutte le maglie, a questo punto faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Lo taglierò un po' più lungo, così lo utilizzerò anche per andare a cucire il manico al corpo borsa. Dunque io non lo cucirò tanto in basso, infatti come potete vedere ho lavorato pochissime maglie. Per cucirlo è veramente semplicissimo, perché dobbiamo semplicemente entrare ed uscire dalle maglie che abbiamo lavorato sul manico e dai punti che abbiamo sul corpo borsa. Quindi parto dalla prima maglia, mi inserisco, entro anche nel corpo borsa e vado a cucirlo punto per punto, ovviamente. Quando siamo arrivati all'ultimo punto, cosa facciamo? Facciamo la cucitura di ritorno in modo da rinforzare per bene tutta la cucitura. Quindi esco dal bordo e mi ripasso tutti i punti fino ad arrivare ovviamente sull'altro lato. Una volta che avremo terminato la cucitura, andiamo a bloccare il filo attraverso le maglie. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro manico. Una volta che avremo cucito i manici, questo sarà il risultato finale. Posso dire, io me ne sono follemente innamorata. È semplicissima ma è bellissima, cioè io super soddisfatta, spero che piaccia anche a voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi do qualche indicazione per quanto riguarda la personalizzazione. Per i manici potete applicare anche dei manici semplici, potete applicare dei manici tondi ad anello, dei manici a D e quindi applicarli direttamente sul bordo senza andarli a cucire qui sul corpo borsa. Se non vi piace questa forma potete evitare di mettere moschettoni e lasciarla completamente aperta. Se volete farla più piccola, in quel caso è molto semplice, vi basta prendere una base più piccola, oppure se volete realizzarla all'uncinetto potete farlo tranquillamente delle misure che preferite. Io non l'ho foderata, ma come sempre vi lascio indicato sia nel box informazioni qui in basso che nella i qui in alto il mio tutorial dedicato alla fodera, quindi il mio metodo semplice, perfetto anche per principianti. Se volete realizzarla come la mia, trovate il kit materiali completo disponibile ovviamente anche in altre colorazioni sul sito di Hobby Perline. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni. Come sempre, se può esservi utile, trovate schema scritto e versione per mancini sul mio blog katenmade.com. Detto questo, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto super facile e veloce. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!